Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche generali per la prima metà del 2024. È volata la carta, la recupero. Ragazzi, abbiamo la stella, nuovi obiettivi. Quando c'è la carta della stella si parla sempre ehm, di sogni, di desideri, di anche progetti per qualcuno e alle volte fa riferimento ai messaggi che arrivano dall'alto, quindi alle canalizzazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email, lo vedete scritto anche qui e lo trovate anche nelle info del canale. Queste sono letture generali, ne usciranno poi altre tre, una per quello che riguarda la crescita spirituale, una seconda lettura per l'amore e gli affetti e una terza lettura poi per il lavoro e l'economia. Ragazzi, partiamo subito con il mondo. 5 di coppe, regina di coppe, scusate, spade, la morte, 4 di coppe, sacerdotessa, fante di spade e 9 di pentacoli. Devo dire ragazzi che ho come la sensazione che ci sarà veramente un nuovo tipo di obiettivo, un nuovo tipo di percorso, di strada. Partiamo con questa carta del mondo. La carta del mondo normalmente è una carta di chiusura cicli, di compimento. È come se nel 2024 iniziaste un nuovo tipo di ciclo ehm, perché c'è questo mondo, perché o avete già chiuso un certo tipo di ciclo, state chiudendo un certo tipo di ciclo, di percorso. Abbiamo poi anche questo 5 di coppe. Devo dire che potrebbe esserci un po' di dispiacere, probabilmente perché avete anche la morte, quindi probabilmente qui vi state lasciando indietro qualche cosa che per voi è stato importante. 5 di coppe è sempre una carta di qualcuno che perde un'occasione, c'è un rammarico, c'è una sorta di tristezza per un'occasione persa. Ho come l'idea che potrebbe essere una società, una ditta. Adesso ripeto, questa è una lettura generale, ok? Quindi cercate di adattarla alla vostra realtà. Abbiamo poi anche questa regina di spade. Io sento che questo, allora, potrebbe essere una persona effettivamente o potrebbe anche essere un'attitudine. Io la leggerò come un'attitudine perché è l'energia che ho per la maggiore, diciamo così. È come se doveste irrigidirvi ad un certo punto e decidere che cosa tagliare, decidere che cosa non vi serve più, chi o cosa è necessario togliere dalla vostra vita per riuscire ad espandervi, ad andare verso nuovi obiettivi. Partiamo dalla carta del mondo. Ruota della fortuna. Ruota della fortuna, asso di denari e 9 di bastoni. Ragazzi, qui devo dirvi che il cambiamento potrà effettivamente essere a livello fisico,
perché comunque quando c'è la carta del mondo si parla anche di viaggi, di trasferimenti, di traslochi proprio, anche di lunga distanza, però in un certo senso è come se la dinamica poi qui non cambiasse, perché sia la ruota della fortuna che l'asso di denari sono a testa in giù. Siete in un momento di protezione, siete in un momento dove state erigendo delle barriere. Giustamente, è un po' come se qualcuno stesse iniziando a irrigidirsi, non è la parola giusta, però a farsi venire il pelo sullo stomaco per farvi capire, ad affrontare le cose in un certo modo. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Cavaliere di bastoni e 3 di bastoni. Sì, sicuramente per molte persone ci sarà un trasferimento di mezzo, uno spostamento. Voglio andare a vedere anche la regina di spade. Ragazzi, vi dico, è come se si decidesse a un certo punto di andare verso nuovi orizzonti, ok? Nei momenti di cambio vi dico che è normale comunque ehm, avere una sensazione di tristezza, una sensazione di distacco, di vuoto, perché si lascia andare un certo tipo di realtà che fino a quel momento è stata congeniale. Allora, andiamo a vedere la regina di spade. Regina di denari, nuovamente il 5 di coppe, fante di bastoni, 9 di coppe, cavaliere di denari e 5 di spade. Dunque, io ho l'idea che il prossimo semestre sarà improntato per voi sul prendere sicurezza su voi stessi, diventare più sicuri, come vi dicevo. La regina di spade è una di quelle energie che programma tutto, fa le liste, ok? Fa i preventivi di spesa, è una di quelle persone che con la mente organizza tutto quello che è la pratica. Ho l'idea che potreste decidere di lasciarvi indietro una persona nello specifico. Devo andare a vedere anche la morte. Due di spade e 2 di bastoni. Guardate ragazzi, vi dico, qui si tratta veramente di puntare un obiettivo, perché con un 5 di spade c'è parecchia confusione mentale. Vi dirò che ci sono anche diverse figure, quindi le persone in gioco potrebbero essere molte. Per qualcuno si tratta di tagliare con la zona di comfort dei figli, cioè come se i figli fossero un po' troppo seduti, se vogliamo, e qui si tratta di irrigidire voi stessi per dare uno sprone maggiore. Possono essere figli, possono essere i sottoposti, i dipendenti, ok? Sta di fatto che è come se doveste imparare a usare il polso, ad avere più polso nelle situazioni o nella vita in generale. Andiamo a vedere un 4 di coppe. Un altro cavaliere, un'altra figura, cavaliere di spade e il sole. Guardate ragazzi, qui il ruolo della regina di spade è determinante, perché il fare le liste, fare questi programmi, fare delle previsioni di spesa, fare gli elenchi, avere tutto sotto controllo,
vi permetterà anche di avere una maggiore chiarezza mentale, che è quella che vediamo manca con il 5 di spade. Piuttosto fate come questo cavaliere di denari, andate con calma, un passo alla volta, ok? Però piano piano è necessario tagliare con quello che non serve più, fare chiarezza mentale, trovare la giusta determinazione. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Quattro di bastoni e fante di pentacoli, un'altra figura. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che questa sacerdotessa potrebbe essere fisicamente una persona, normalmente si intende una di quelle persone che, come vi posso dire, che vede al di là, che vede, prevede, potrebbe essere ehm, qualcuno che vi aiuta con le erbe, piuttosto che una cartomante, piuttosto che una guida spirituale di un certo tipo. E ho come la sensazione che questa conoscenza, che questa persona potrebbe portarvi, diciamo, davanti quelli che sono i motivi per cui voi non riuscite a trovare una stabilità, sì, nella fase di cambio si deve cercare appunto questa nuova stabilità, ma avendo questa confusione mentale dovrete, come dire, sviluppare questa vostra programmazione, il fatto di fare dei programmi, per riuscire ad avere una visione più chiara e soprattutto per riuscire a trovare una nuova stabilità, di intenti e di obiettivi. Sapete, mi parlano di decluttering. Il decluttering praticamente è, si fa o in primavera o io lo faccio a fine anno, tra un anno e l'altro, a me piace cambiare l'anno facendo questa cosa. Comunque si prende tutto quello che è dell'anno in corso, quindi supponiamo 2023, tutti i vestiti, le carte, i documenti, tutto quello che avete inerente al 2023 si fa una specie di spoglio. Il decluttering è togliere, liberarsi di quello che non serve più ed è proprio un po' l'energia della regina di spade in questo periodo. Avete bisogno di pulire, avete bisogno di tagliare. Ci sono certe cose che non avete chiaro come e se è il caso di tagliare, ma appunto potrebbe venirvi in aiuto questa guida, questa persona che vi aiuta a far chiarezza o semplicemente vi dà un input per, come vi posso dire, innescare la curiosità in voi, per andare poi a fondo su altri temi. Andiamo a vedere il cavaliere, scusate, il fante di spade, perché anche il fante di spade è la carta di qualcuno che controlla tutto, che approfondisce, che guarda i libri, per dire. Abbiamo di nuovo un 10 e la carta della morte, ragazzi. Sento che il prossimo periodo sarà proprio improntato sul che cosa lasciarvi indietro per acquisire un maggiore potere personale, una maggiore indipendenza. Il 10 di bastoni fa riferimento alle responsabilità che vi siete assunti e che non sono vostre, soprattutto se si parla di quel discorso della zona di comfort dei figli. È come se voi vi sapete, ci sono dei genitori che tolgono le castagne dal fuoco ai figli, cioè gli risolvono i problemi, pensando di aiutarli. In realtà li aiutano nel breve periodo, ma non li aiutano nel lungo periodo, nel senso che fa parte della formazione della vita imparare a risolversi i problemi, perché se c'è sempre qualcuno di esterno che ce li risolve, quando poi cresciamo noi stessi non siamo in grado di risolvere i nostri problemi, ricorriamo sempre a qualcuno di esterno. Ok, io capisco che magari il genitore lo faccia con l'intenzione di togliere un problema al figlio, di aiutare il figlio, però in realtà così non lo si aiuta, anzi lo si limita nella capacità di scelta, nella capacità di problem solving, di risolversi da solo i problemi. Andiamo a vedere Osho che cosa dice, perché qua si tratta di trovare l'indipendenza, trovare l'amor proprio, ragazzi, il proprio obiettivo di vita, i propri sogni, i propri desideri. Ah, vi dico una cosa, nel prossimo periodo potrebbe anche essere molto molto attiva la vostra fase percettiva, intuitiva, mentale direi, perché avete anche appunto questa regina di spade
che sento molto forte sinceramente, anche perché sono uscite 6 carte per spiegarla. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Il sogno. E lascia... ce ne sono... Guardate, ce n'erano 2, non le ho viste. Il sogno, sperimentare e lasciarsi andare. Guardate, ve le metto così, così fanno proprio una frase. Lasciarsi andare a sperimentare il sogno. Qui abbiamo la carta della stella, anche questa è collegata ai sogni, all'attività onirica, quindi al sogno che si fa ad occhi chiusi, ma anche al sogno che si fa ad occhi aperti. E qui è un po' come se vi dicesse seguite il flusso. Ragazzi, sperimentate varie strade per far sì di arrivare al vostro sogno, all'indipendenza, all'amor proprio, io questa qua la chiamo la carta delle autococcole, self care, quindi a prendervi cura di voi stessi. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Un messaggio dell'universo. Interessante. Vibrazione. La tua vibrazione è stata alzata ad alti livelli. Ora sei connesso con l'intelligenza cosmica. E che cosa avete qua? La stella, che è proprio una carta di canalizzazione. Quindi ragazzi si tratta semplicemente di ascoltare il vostro intuito, di ascoltare voi stessi. È come se voi sapeste già che cosa bisogna fare. Il punto qual è? C'erano delle carte girate al contrario, dove erano? Ah, qua, la morte al contrario. È come se doveste semplicemente decidere che cosa tagliare prima, per riuscire a seguire il flusso, mi viene da dire. Ok? Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video oppure abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di esoterica, insomma spiego un po' che cos'è e come lavorare con l'energia, mentre privatamente sto proponendo un percorso di crescita basato sul lavorare le credenze limitanti, cioè sul togliere quello che vi limita nell'espansione personale. Però è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!